Guardate che doratura e che sofficità! Questo pan di ramerino senza glutine è la prova che con il mix giusto si possono fare miracoli. Oggi vi porto nel cuore della Toscana con una ricetta profumatissima, soffice e incredibilmente semplice da realizzare a casa. Non sentirete affatto la mancanza del glutine, questo ve lo prometto. Cuciniamolo insieme step by step, seguitemi in cucina e vediamo come si fa. Iniziamo preparando l'olio che deve essere aromatizzato con il rosmarino fresco. Si mette l'olio in un contenitore, si aggiunge il rosmarino fresco, si lascia scaldare l'olio, non deve bollire, e poi lo si lascia raffreddare. Si mette in ammollo l'uvetta con l'acqua calda per mezz'ora, ma anche più. Poi si passa alla preparazione dell'impasto vero e proprio. Si versa gran parte dell'acqua nella ciotola dell'impastatrice, si unisce il lievito fresco, lo zucchero e il miele, si mescola e poi si uniscono le miscele. Io ho utilizzato due miscele che sono tra le più diffuse in assoluto, c'è la Nutrifree per pane e la Emra Foods sempre per pane, che può essere sostituita tranquillamente da Mix Be Share, che è la classica miscela per il pane. Si inizia ad impastare con l'accessorio foglie e poi si aggiunge gradualmente l'acqua che rimane. Ogni tanto bisogna ricordarsi di staccare l'impasto dalla foglia e dai bordi della ciotola e di ribaltarlo e poi aumentare leggermente la velocità in maniera tale da raccogliere tutto l'impasto, perché è poco e la foglia fa fatica a raccoglierlo tutto. Quando l'acqua è stata del tutto assorbita, si aggiunge il sale, si mescola un altro pochettino. Staccare l'impasto dai bordi della ciotola e dalla foglia permette di valutarne la consistenza. E poi si unisce l'olio al rosmarino che viene filtrato. Il rosmarino, se volete, lo potete tritare molto finemente ed aggiungere all'impasto, ma già così il profumo di rosmarino si sente abbastanza. Si mescola aumentando leggermente la velocità, perché altrimenti l'olio fa spalmare l'impasto sui bordi della ciotola e non riusciamo a raccoglierlo, quindi aumentando la velocità la macchina riesce a pescare tutto l'impasto. Infine si aggiunge l'uvetta molto ben strizzata. Considerate che l'uvetta in partenza pesa 80 grammi, ammollata e strizzata ne pesa 95. Questi 15 grammi di acqua in più poi andranno a finire come umidità nell'impasto. Questa è la consistenza che dobbiamo ottenere. Poi bisogna ungere una ciotola, versare l'impasto. Con le mani unte formiamo una palla liscia. Copriamo la ciotola e lasciamo lievitare l'impasto fino al raddoppio. Il tempo di lievitazione dipende molto dal clima che abbiamo in casa, ma possiamo mettere anche la ciotola nel forno spento con la sola lucina accesa. Nel mio caso, dopo circa un'ora e mezza, l'impasto era pronto per essere lavorato. Bisogna pesarlo e dividerlo in 7 porzioni di pari peso. Nel mio caso erano 85 grammi per ogni panino. Il pan di ramerino è un pane tipico della tradizione pasquale. Non ce l'ho fatta a prepararlo prima di Pasqua, ma ve lo offro in ritardo, ma secondo me vale la pena prepararlo tutto l'anno perché è veramente molto molto buono. È stata una vera sorpresa. Io non ho mai assaggiato il vero pan di ramerino con glutine, quindi non ho un termine di paragone, mi sono lanciata nello sglutinamento e sono molto soddisfatta del risultato. Formati i panini, bisogna creare delle palline molto lisce, si sistemano su una placca coperta di carta da forno e si lasciano lievitare fino al raddoppio. Anche in questo caso la durata della lievitazione dipende dal clima che abbiamo in casa. Una volta i panini raddoppiati, si scalda il forno a 200 gradi in modalità statica. Nel frattempo si pennellano i panini con dell'olio, anche in questo caso olio d'oliva. E poi bisogna fare l'incisione a griglia. Possiamo fare o l'incisione a croce o l'incisione a griglia, con un coltellino appuntito alla maliscia. Con un po' di pazienza, evitando di strappare la pasta, si crea questa griglia su ogni paninello.
e poi si inforna nella parte centrale del forno a 200 gradi per circa 10 minuti, poi si abbassa la temperatura a 180 gradi e si continua la cottura per altri 15 minuti circa, dipende dal nostro forno. Mentre i panini cuociono si crea lo sciroppo di zucchero con cui si pennelleranno i panini caldi. Bisogna far cuocere acqua e zucchero per qualche istante fino a quando non evapora leggermente l'acqua. Poi si sfornano i panini e immediatamente dopo si pennellano con questo sciroppo. L'acqua evaporerà e rimarrà la parte lucida e zuccherina dello sciroppo ed è veramente cambia completamente sia l'aspetto che il sapore dei panini. Poi bisogna aspettare che raffreddino e si gustano, sono buonissimi, sono incredibilmente soffici, molto molto profumati. Onestamente è stata una sorpresa, non mi aspettavo che potessero essere così buoni. Restano molto morbidi per l'intera giornata. Se volete consumarli nei giorni successivi vi consiglio di congelarli appena freddi e poi di farli scongelare a temperatura ambiente e tornano fragranti e buonissimi. E insomma la ricetta, come vedete, è veramente molto semplice. Qui sotto in info box trovate tutta la lista degli ingredienti. Provateci, fatemi sapere nei commenti se l'avete provata e che cosa ne pensate, e se la ricetta vi è piaciuta lasciatemi un like, se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al mio canale e attivate la campanella delle notifiche per non perdere nessuna nuova ricetta senza glutine. Grazie per la visione e per la condivisione e alla prossima ricetta gluten free. Ciao!